Benvenuti a questo evento realizzato da Liolà Eventi in collaborazione con la libreria L'Approdo. Come già saprete, Liolà è una giovane realtà che si occupa di promuovere eventi di arte, musica e teatro grazie a un'attenta selezione di artisti internazionali chiamati a esibirsi nelle location pugliesi più suggestive, offrendo una proposta di intrattenimento ricercata. Inoltre punta a far conoscere la nostra regione, invitando gli artisti a visitarla e quindi a scoprirne la cultura, le tradizioni e i caratteri salienti. Oggi è qui con noi un grande sassofonista inglese, Sean Ken, un'autentica promessa del jazz contemporaneo, è un polistrumentista dotato di incredibili capacità improvvisative. Per anni è stato leader della soul jazz band inglese SK Radicals. Ha debuttato nel 2011 con il suo album da solista Slow Burner e attualmente insegna musica e tecnologia della musica in 3 scuole diverse, nonché diversi strumenti. Ha collaborato di recente con Nicola Conte e con il cantante Omar e da questa collaborazione è nato il singolo in uscita Don't Let the Sun Go Down, a cura della casa discografica Faro. Rivolgiamogli qualche domanda per conoscerlo meglio, proprio perché il nostro scopo è far interagire il pubblico con l'artista. La prima domanda che gli vorremmo proporre è quando è iniziata la sua passione per la musica. So Sean, how and when did your passion for music begin? Oh, that's interesting. I think I've always had, I've always liked music. You know, my mum was really into music. And when I went to the school, a normal comprehensive school, the head teacher, he was very into working class children learning instruments. I come from a very working class background, and he put a lot of money into the music department, so I was able to explore my interest in music because of that school, because there was no other schools in the area doing music like that. So all my lessons were free at the school, which is, you know, was pretty cool, you know. Sua madre aveva una forte passione per la musica e lui ha potuto realizzare questa passione andando ad una scuola dove appunto erano stati investiti molti soldi per l'ambito musicale e ha potuto anche gratuitamente appunto frequentare le lezioni e approfondire la sua passione per la musica. Chiediamogli adesso come ha scoperto il sassofono e in particolare la musica jazz. How did you discover the saxophone and in particular jazz music? Oh, that's interesting. Firstly, the saxophone, the school that I eventually went to study at, they had a very famous, at the time, a famous orchestra, and they would come to different schools and play to the small children. I was one of the small kids in the school. I was about 8 years old, maybe 9, and I was already playing recorder, like a wooden, it's about this big. And I was already playing that, and I'd learned how to read music with the recorder. And then, but it was strange because I was the only boy with all these girls playing. It was a bit embarrassing, you know. But I remember I saw this band coming in, and there was these saxophones. And I thought, wow, it was amazing. I thought, I want to play one of them, you know. And I went to the school, and the first thing I said, I want to join and play that instrument, you know. My mum pushed me into it as well. That's basically it, you know. Allora, aveva 8 anni quando andava alla scuola di musica e spesso appunto arrivava un'orchestra con tantissimi musicisti di diversa provenienza e lui suonava un altro strumento, era tipo una pianola o flauto e una diamonica, come una diamonica. E in realtà non appena ha visto il sassofono se n'è innamorato e anche se era l'unico ragazzo in mezzo a tutte donne
ed era alquanto imbarazzante per lui, appunto prese coraggio e andò da chi aveva il sassofono e disse voglio suonare questo strumento. La madre un po' lo scoraggiò, incoraggiandolo a continuare a suonare, insomma, quello che praticava. Vogliamo adesso parlare un po' della sua carriera e appunto chiedergli quali sono i suoi progetti futuri e anche correnti. Speaking about your career, what are your current and future projects? Well, I've got a new record coming out. Yeah. I've just finished work with Nicola Conte, Yeah. who's, I think, lives in this Yeah, region, yeah. the Puglia region, or Bari. Also on the record is Omar, who is very well known in England. I mean, he's worked with Stevie Wonder, Erykah Badu, D'Angelo. I mean, I'm not sure if the He's a singer. He's a very famous singer in America and the world. It's on the same label, Far Out. And the single comes out with Nicola Conte and Four Heroes. They're another big production team I've worked with in London. And I've been playing some concerts. It's jazz. The Slow Burner was a very much a jazz record, but the other stuff that I've done is a lot of electronic music, a lot of very much studio based, but Slow Burner, because I've always liked playing jazz, and I went back to playing jazz. But this new record, yeah, it's a jazz record. I've listened to a lot of big band music, Gil Evans, and I've done a lot of overdubs as well. I've used 5 different singers on the record, because the previous record I had 1 vocalist, but this time I've had 5 vocalists, just to try to experiment. One of them, all the singers are great. Heidi Vogel, who you had here before, is a great singer. Sabrina Maleros, who is the daughter of the very well-known Alex Maleros from Azimuth. Heidi Vogel is in the... She's on my new record. Oh, yeah. Yeah, she's on my new record with Sabrina Maleros, Yes. Omar, and a singer that's not very well known from Portugal. Fantastic singer, Diana Martinez, and the singer in my band as well, Susan Alotti. So I've got 5 singers and then 5 instrumental tracks with a very good band, excellent, a fantastic English band. Ok, appunto il suo progetto in corso è il lavoro con Nicola Conte e il cantante Omar, che è un cantante conosciuto a livello mondiale in America anche. E in pratica questo CD racchiude dei lavori jazz con un misto di elettronico, e ci sono anche diversi cantanti che hanno collaborato con lui, tra cui Heidi Vogel, è un'altra cantante spagnola che non è molto conosciuta, che secondo lui è un grande talento. What's the name of the singer Spanish? Oh, yeah, she's a very big talent. Diana Martinez. Diana Martinez, che lui raccomanda. Quindi questo è il lavoro in uscita alla quale appunto si sta dedicando. Allora, vogliamo parlare del suo album da solista, Slow Burner, e vogliamo appunto capire per lui cos'è il jazz, cioè che cos'è dal suo punto di vista il jazz. In your new album, Soul Burner, there is a song which is very particular. What is jazz? We want to know from your point of view. Well, I like writing. I just write things, and for my sins, when I was at university many years ago, I wrote a book, and it didn't get published because probably I'm not a very good writer. You know, I'm a better musician, so it's easier for me to put records out. Record companies will put my records out, but maybe a publisher wouldn't put my book out. But I took an extract from the book. It's an essay on what is jazz, and I decided to put it on the record. And I've also, on my new record, I've got the same girl, Genevieve Grant, who's from San Francisco, from America. She's also on doing a spoken word on my new record,
answering what has jazz become. So there's 2 essays. What is jazz and what is jazz become? So I decided to put that on there because, you know, I like words. You know, words are quite powerful, you know, especially if people listen to them. You know, maybe you guys are not listening to them, but you know. Dunque, ha detto che a lui piace tantissimo scrivere. Quando era all'università ha scritto un libro che non è stato però pubblicato, scherzando dice, perché probabilmente non è un bravo scrittore. E appunto lui ha voluto inserire nel suo album questo pezzo, riportando quello che secondo lui è il jazz e quello che il jazz sta diventando. Proprio perché le parole per lui sono importanti, le parole sono potenti. Adesso vogliamo che ci parli un po' in realtà di quello che è la sua carriera, di quelle che sono state le sue collaborazioni principali con gli artisti, a parte quelli che già ci ha menzionato, i cantanti, ma vogliamo che ci parli della sua band con cui ha collaborato, ci ha detto appunto stamattina, 12 anni fa. Would you like to talk about your soul jazz band, SK Radical? Oh, SK Radical. So that's a nice point in my life. I made 2 records with the group. The first record did very well. Yeah, financially there was some profits there, and I built a studio with the money that I made in my house, which was, you know, it was a successful project, but it was just before the internet happened, and then the internet and the downloading sort of it destroyed a lot of smaller record labels. It affected the major ones, but it destroyed a lot of the smaller ones. So by the time I finished the second record, the whole infrastructure had disappeared. So I didn't have a record company anymore. They'd gone bankrupt. They lost all their money. So the second record didn't do as well. But the first record, it's a very nice group. It's got some very great musicians in there. It's got people like Derek McIntyre from Jamiroquai. Obviously you know Jamiroquai. Yeah. He plays bass with Jamiroquai. Many great great pianists. Andy Noble is on there. Phil Peskett from Morocco. You know Morocco. These bands. They do a lot. They do a lot of pop sessions. But the band was a great band. Was a great band. Before the internet, because we were successful before the internet. But after the internet, it just destroyed us. You know, we didn't sell. We sold less and less records. Before the internet, it was very, you know, pretty successful group. La sua collaborazione con la band è stata di grande successo, hanno registrato 2 dischi e hanno venduto molte copie, tant'è che lui ha potuto appunto realizzare una stanza di registrazione all'interno della sua casa. Questo però è avvenuto prima dell'avvento di internet, che secondo appunto il suo parere ha distrutto quello che potevano essere i guadagni della band, perché appunto tutti quanti iniziavano a scaricare i loro pezzi gratuitamente, e quindi però è stata una bellissima esperienza che ama ricordare. Volevo chiedervi se c'è qualche domanda dal pubblico, se qualcuno vuole chiedergli qualcosa. Quando hai citato che il suo libro non è stato pubblicato, mi pare che tu hai tradotto che lui ha visto che la potenza delle parole è molto forte. Sì. Che significa ritornare a un jazz, diciamo così, un po' anche quello delle origini, dove la parola era molto importante, dove appunto si cantava anche un parlato quasi. E non è una contraddizione oggi questa qua, ritornando al fatto che il jazz va verso uno stile metropolitano, più giovanile, appunto più verso i giovani che non vogliono stare lì a vedere tutti i meccanismi di un concerto jazz fatto in una certa maniera. Questo è il mio nome. Okay, so the question is, you told the words are powerful, Yeah.
and when you write your book, you were sure of it. Yeah. But you want to know if there is a contradiction about classic jazz and the metropolitan jazz, because young people don't want to understand technically jazz, but just want to hear something, listen something. So you want to know the contradiction. What do you think about the contradiction about classic jazz and metropolitan jazz? So when you mean metropolitan jazz, do you mean the new style Yeah, of jazz? of Oh, I course. see. I think it's difficult. It's a very interesting question. Yeah. Very interesting question. You have it depends from which angle you are looking at. It depends where you're looking. Yeah. If you're one of these people that is obsessed with one style, Yeah. and I'm not one of them, you know, if you're obsessed with one style, then you because the other styles maybe not as technical, and you decide because if they're not as technical, they're less valid, then I think it's wrong, you know, because culture by the word, it means it's evolving, it's changing, it's morphing into different things, you know. Yeah. I mean, the electronics coming into the marketplace, the cheaper Yes. equipment. But you think in this contemporary jazz there is the power of the words? Yeah, there is a power of the words. I mean, you can use anything, everything you can use. I mean, I do like classic jazz. I prefer classic jazz to any other thing. I mean, I've done a lot of electronic music, but for me, when people are playing live instruments and wooden instruments and, you know, metal instruments, it's the best, you know. Ha detto che dipende dal punto di vista. Allora, se una persona è focalizzata su un singolo stile, è chiaro che alla fine oggi non si suona più quel jazz tecnico, anche se lui ritiene che comunque il potere delle parole sia rimasto comunque forte. Lui preferisce il jazz classico, però comprende anche che il mondo sta evolvendo e quindi deve necessariamente evolversi anche lui in un jazz più metropolitano, pur mantenendo forte il potere delle Come fai a usare parole. le parole nel jazz metropolitano? A meno che non fai il rap. Vabbè, quando a meno lui che non fai il comunque... rap. No, vabbè, il jazz però comunque come fai a lui... fare? Quindi in qualche modo Sì, in qualche modo vince sempre lui... questa Sì, tradizione. però In effetti comunque è vero, è una perché- fusione. No, ma in effetti è vero, se noi vediamo che oggi, ormai diciamo dagli anni '80 un po' il jazz classico un po' in crisi, ha tentato molte vie, però adesso non riesce a trovarne una e sta ritornando a questo, tanto è vero i grandi successi di grandi musicisti internazionali, jazzisti, non stanno che riprendere i vecchi temi dei tutti Ma i lui vecchi infatti è Cole Porter d'accordo. addirittura la canzone classica americana, quindi stanno lo stesso gruppo, ma Omar è quello dei Radio Dervish o mi sbaglio? No, Omar is Radio Dervish, the singer of Radio Dervish. No. I Radio Dervish che ti fanno oggi un disco sulle canzoni dei Beatles. Radio Dervish sappiamo benissimo che la sua musica è molto etnica, molto, quindi per dire, mi sa che c'è l'incapacità di andare avanti o l'impossibilità, perché non è che sia facile. È comunque un ritorno Ma infatti al lui classico, dice alla che melodia direi non si proprio, lascia alla mai melodia, completamente il classico per sfruttare questa cosa. Lui questo ha detto, che non si abbandona completamente il classico. He was just saying that there is always some classic things in the new jazz. Yeah, of definitely, course. yeah. Ok, o qualcun altro? Sì, mi ha incuriosito, lo dico in italiano, Sì. con internet, no? Which destroyed all Yeah. your... come guadagnate? Come fanno a guadagnare? When internet Questione is, ormai diffusa. how do questa. you take money or you try to Well, Only it's very difficult. concerts. It's very difficult. with concert, live music? Concerts. Well, the thing is, it was a strange one because with the record, the first record, we got really bigger concerts and got paid more money. Yeah. But
then the internet came, destroyed the marketplace, And now? and I put another record out, and then it didn't do so well, and then the concerts weren't paying as well. The Yeah. concerts don't pay as well anymore, Oh, okay. you know. But now I do a lot of teaching, and I do a lot of teaching. And I have to be realistic. You know, I've got a house in London. I've got to, you know, pay bills. There's a lot of musicians who are maybe not realistic. You've got to be realistic. The marketplace is changing all the time, you know. And I'm starting to get into doing more remixes. That's what I want to do. You know, quickly turn over things, but also play. I want to play more. I want to get out of the studio as well. Tra un po' non se ne it's faranno massive. più, Cinema movies. tra un po' suonerà solo dal yeah, vivo, that's se a vuoi different. lavorare, se no si suoni That's più, more non about lo connections. I've faccio got più. connections in the film industry. I've No, done ma è la sessions strada, ormai il for percorso for, è inevitabile. però. companies that are involved in making music for film, just as a saxophone player, and a little bit of writing, but as the main author, no, because they're very big companies. But I have worked for a couple of companies, just playing saxophone. You know, got well paid, but you know, I didn't get, you know, serious money. You know. Quindi quando appunto è iniziata la sventura per loro di internet e quindi dei download gratuiti, lui come molti altri hanno iniziato appunto a trovare altri mezzi di sostentamento come i concerti, anche se comunque nei concerti non venivano retribuiti adeguatamente. Lui personalmente insegna e quindi continua a suonare anche live e ha lavorato anche per alcune compagnie che producevano musica per i film, però non è una cosa che ha fatto molto, preferisce suonare e insegnare, diciamo in questa maniera. Adesso ci suonerà qualcosa per appunto farci capire le sue capacità. Would you like to play something for us? I'll play something for you guys. I'm going to play a little blues by Thelonious Monk, I think. Thelonious Monk? Thelonious Monk blues, Blue Monk. Blue Monk, that's what I do, I think. It's one of your favourites. I hope I do it justice. Do I stand here? If you want, if you want, yeah. Sta bene il piedi? Ok. Lo prendi? Sì, sì. That's fine, yeah? Yeah, fine. Non serve. Non c'è bisogno. Di che parte? Infatti forse non so.
Bene, vi invitiamo comunque stasera a venirlo a sentire a Ceglie Messapica al Petra Live Music. Suonerà in concerto in collaborazione con Giovanni Angelini alla batteria e Vittorio Parmisano all'Hammond. Inoltre vi ricordiamo i prossimi appuntamenti di Liolà. Il 18 gennaio sempre al Petra. Come? Dov'è sto Petra? A Ceglie Messapica, nel centro storico. Al castello. Sì, vicino al castello. Sabato 18 gennaio si terrà un altro concerto dal vivo con la cantautrice ispanoamericana Michelle Blades. Vi suggeriamo comunque di visitare la nostra pagina Facebook Liolà Eventi e il nostro sito per essere sempre aggiornati sugli eventi prossimi www.liolaeventi.it. Ringraziamo la libreria L'Approdo per la location e la collaborazione e tutti voi che siete intervenuti. Grazie.